Adesso invece l'ultimo relatore sarà il dottor Riccardo Vicini, che fa parte dello staff a Biobasic ed è responsabile del laboratorio di culture cellulari e diciamo di tutti i test in vitro che vengono eseguiti all'interno di Biobasic, e vi mostrerà un esempio di come la nostra struttura a volte va e studia dei processi al fine di motivare dei claim nel mondo del settore cosmetico, utilizzando ovviamente non a test su persone in vivo, ma magari su modelli ben precisi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, in questo ultimo intervento della giornata vi parlerò dei test che abbiamo. Va bene così? Dei test che abbiamo messo a punto e realizzato grazie alla collaborazione con il laboratorio di biologia cellulare e neurobiologia diretto dalla professoressa Bottone, che ringrazio qui presente, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Spallanzani dell'Università di Pavia. Si tratta di test diversi, realizzati per supportare claim molto differenti tra di loro, ma che hanno in comune la metodica con cui sono stati realizzati, cioè l'immunomarcatura. Quindi inizierò descrivendovi brevemente e a grandi linee in cosa consiste il metodo, questo soprattutto a beneficio di chi non ha una formazione specifica di laboratorio, quindi per dare un pochino gli elementi a tutti per capire quello che abbiamo fatto, e vi farò poi alcuni esempi di test che abbiamo eseguito utilizzando questa tecnica. Allora, l'immunomarcatura è una tecnica che consente di identificare, visualizzare e quantificare specifici target all'interno di preparati biologici di diversa natura, quindi per esempio cellule e tessuti, e questo grazie all'uso di anticorpi. Un anticorpo è in grado di riconoscere e di legarsi con elevata selettività al proprio antigene, che altro non è che una porzione della molecola target che noi vogliamo studiare, ed è grazie proprio a questo legame che riusciamo ad identificare la molecola finale di interesse. Si tratta di una tecnica molto versatile perché ci consente di andare ad individuare e a studiare virtualmente qualsiasi struttura all'interno di una cellula o di un tessuto. Dico virtualmente perché ovviamente sono necessarie delle condizioni ben precise, bisogna avere l'anticorpo giusto, bisogna conoscere la tecnica, saperla applicare, quindi queste sono condizioni che sono tutt'altro che semplici e scontate, quindi è doveroso specificarlo. L'immunomarcatura, una volta che abbiamo l'anticorpo legato al proprio target, noi in realtà non riusciamo ancora a vedere nulla a meno di non aver usato un anticorpo direttamente marcato, cosa che normalmente non si fa. Infatti sia per motivi di carattere tecnico che motivi di carattere economico si preferisce utilizzare dei metodi indiretti, in cui è presente un secondo step di rilevazione del complesso antigene-anticorpo, e in questo secondo step si utilizza un anticorpo secondario marcato che va a legarsi all'anticorpo primario già legato al proprio target, e grazie a questa sequenza di legami che riusciamo ad identificare anche la molecola target finale di interesse. A seconda di come è marcato l'anticorpo secondario, distinguiamo due tipi di immunomarcatura. Abbiamo quelle eseguite in immunofluorescenza e quelle in immunocitochimica o istochimica. Nell'immunofluorescenza l'anticorpo secondario è coniugato con un fluoroforo, quindi una molecola che quando viene colpita dalla luce a specifiche lunghezze d'onda emette fluorescenza. Il preparato in questo caso viene osservato a microscopio a fluorescenza e ci appare con un fondo nero e dei punti fluorescenti luminosi in corrispondenza del target che è stato marcato. Nell'immunocitochimica o istochimica, a seconda che si stia lavorando su cellule o su tessuti, quindi cambia il modello biologico di partenza, cambia ovviamente anche il dettaglio del protocollo sperimentale, ma non cambia il principio che viene utilizzato per la tecnica. L'anticorpo secondario è coniugato con un enzima e si sfrutta la capacità di questo enzima di convertire un substrato in un composto colorato. Uno degli enzimi più utilizzati è la perossidasi di Rafano, che converte la diaminobenzidina in un composto di colore scuro che precipita. Il preparato in questo caso viene osservato a microscopio ottico a luce diretta, quindi uno strumento che è concettualmente anche molto più semplice rispetto a microscopio a fluorescenza, e ci appare con un fondo chiaro e delle zone dei punti scuri in corrispondenza del target che è stato marcato. Immunofluorescenza e reazioni immunoenzimatiche, come si definiscono anche in generale le reazioni di immunocitochimica e immunistochimica, hanno ovviamente vantaggi e svantaggi come tutte le tecniche di laboratorio. In questa slide sono elencati, non mi soffermo su questo aspetto perché si tratta di questioni tecniche che ci allontanerebbero un po' da quello che è lo scopo della presentazione.
Quello però che voglio sottolineare è che un vantaggio che hanno sia l'immunofluorescenza che le reazioni immunoenzimatiche è che ci forniscono non solamente un risultato quantitativo, cioè ci permettono non solo di valutare se il marker che stiamo studiando varia in presenza del prodotto testato, se aumenta, diminuisce e di quanto aumenta o diminuisce, ma ci restituiscono anche una documentazione fotografica, cioè un'immagine delle cellule, dei tessuti che sono stati marcati, che può essere in fluorescenza o in campo chiaro a seconda della tecnica specifica utilizzata, ma che sicuramente rappresenta il valore aggiunto di questi test, di test che utilizzano queste tecniche rispetto a quelle più tradizionali e convenzionali che normalmente utilizziamo per gli altri test. In questa tabella ho riassunto i principali test che abbiamo eseguito in immunomarcatura, i target che abbiamo preso in considerazione e i claim che questi test ci hanno permesso di supportare. Ecco, ciascuno di questi target è una molecola che ha un preciso significato biologico collegato con il claim che si voleva dimostrare. Una variazione dell'espressione del target in presenza del prodotto testato è quindi indice di una specifica attività del prodotto e ci permette di associare al prodotto il claim corrispondente. Quindi nelle prossime slide vi illustrerò quello che è il ruolo biologico di questi target e quindi anche il motivo per cui sono stati scelti per supportare i relativi claim. Iniziamo dalla aconitasi, che è un enzima che catalizza una delle prime reazioni del ciclo di Krebs, che è un ciclo metabolico ubiquitario, avviene in tutte le cellule del nostro organismo, partendo dai prodotti della glicolisi, quindi stiamo parlando di metabolismo del glucosio, porta alla formazione di anidride carbonica con formazione di ATP. ATP è una molecola molto importante per la cellula perché rappresenta la fonte di energia a cui la cellula attinge per svolgere tutte le proprie attività metaboliche. Quindi, riassumendo e semplificando al massimo, possiamo dire che il ciclo di Krebs ha la funzione di produrre energia per la cellula. Un aumento dell'espressione dell'aconitasi è quindi un indice di un aumento dell'attività del ciclo di Krebs, quindi maggiore produzione di ATP, di conseguenza un effetto energizzante. Il test è stato eseguito su cellule, abbiamo usato colture di cheratinociti umani che sono stati trattati con il prodotto in esame, dopo 24, 48 e 72 ore di contatto sono state fissate e sottoposte ad immunomarcatura per aconitasi. Allora, nell'immagine è rappresentata in verde la reattività all'aconitasi, quindi dove abbiamo fluorescenza verde ci sono praticamente aumenta l'espressione di conitasi. Vediamo che dopo 24 ore di contatto le aree fluorescenti sono molto abbondanti, la fluorescenza complessiva è molto superiore rispetto a quella delle cellule al T0, quindi il nostro controllo che non ha ricevuto nessun trattamento. La stessa situazione si verifica dopo 48 ore, mentre dopo 72 ore l'immagine è sovrapponibile a quella del controllo negativo. Andando a quantificare il dato, vediamo infatti che dopo 24 e 48 ore abbiamo un aumento significativo dei livelli di aconitasi rispetto a quelle delle cellule non trattate, dopo 72 ore invece i livelli ritornano paragonabili a quelli basali. Quindi abbiamo un effetto energizzante del prodotto che si manifesta per tempi di contatto medi e brevi, mentre per tempi di contatto più lunghi tende a sparire. Per valutare l'azione fotoprotettiva da UV invece di un prodotto abbiamo considerato i dimeri di pirimidina ciclobutano. Allora, gli UV è noto che sono tra le principali cause di cancro alla pelle in quanto sono in grado di danneggiare e alterare la struttura del DNA. In particolare quando nel DNA sono presenti due basi pirimidiniche adiacenti, queste in presenza di UV possono interagire tra di loro portando alla formazione di fotoaddotti. Si formano in particolare due tipi di fotoaddotti che sono i dimeri di pirimidina ciclobutano appunto CPD e i fotoprodotti 6,4-pirimidina-pirimidone. I CPD sono quelli più abbondanti. Le nostre cellule fortunatamente hanno dei meccanismi di riparazione che sono in grado di riconoscere queste alterazioni e di correggerle, quindi di eliminare l'errore ristabilendo nel DNA una condizione di normalità. Quando però i fotoaddotti che si formano sono presenti in quantità molto elevata, per esempio in seguito ad una esposizione a raggi UV non adeguatamente protetta, l'efficienza di questi meccanismi di riparazione tende ad essere saturata e quindi la velocità con cui gli addotti si formano è superiore rispetto a quella con cui possono venire eliminati e quindi non è difficile capire che c'è un effetto di accumulo. E questo effetto è molto più evidente per i CPD perché sono più abbondanti ed è per questo motivo che i CPD vengono considerati un indice del danno al DNA indotto da raggi UV
e un prodotto in grado di ridurre la quantità di CPD che si forma in seguito di irraggiamento UV può essere considerato un prodotto con una fotoprotezione da UV, e questa è una proprietà molto importante soprattutto per i prodotti destinati alla protezione solare. Anche questo test è stato eseguito su colture di cheratinociti umani. Una serie di cellule è stata mantenuta al buio, non è stata irraggiata, e questo è il nostro controllo negativo non irraggiato. Una serie di cellule invece è stata irraggiata con una miscela di 30 joule per centimetro quadrato di UVA e 0,1 joule per centimetro quadrato di UVB. Abbiamo visto che queste sono le condizioni ottimali perché sono in grado di indurre un danno evidente al DNA senza alterare in maniera significativa la vitalità della popolazione cellulare, quindi senza avere un significativo effetto citotossico. Ed entrambe queste condizioni sono essenziali per riuscire ad apprezzare un'eventuale azione protettiva del prodotto. Delle cellule irraggiate, una parte di controllo non ha ricevuto nessun trattamento, una parte invece è stata pretrattata con il prodotto da testare e quindi irraggiata. Allora, nell'immagine vediamo che nella colonna centrale è rappresentata in rosso la fluorescenza per i CPD. Nella prima colonna abbiamo la controcolorazione dei nuclei, mentre questa colonna è la sovrapposizione delle due immagini precedenti. Quello che ci interessa però è la colonna centrale, dicevo. Allora, nelle cellule mantenute al buio la fluorescenza è praticamente assente, quindi livelli di CPD nulli o comunque molto molto bassi. In seguito ad irraggiamento vediamo che compaiono numerose aree rosse positive ai CPD, quindi indice di un danno evidente al DNA. In presenza del prodotto, quindi prima di irraggiare le cellule sono state trattate con il prodotto, vediamo che sono ancora presenti alcune aree rosse, si intravede qua qualcosa, qui e qui, quindi sicuramente di più rispetto alle cellule non irraggiate, ma molto meno rispetto alle cellule che non sono state trattate. E tutto questo è confermato dalla quantificazione. Infatti nelle cellule irraggiate non trattate i livelli di CPD sono addirittura quasi 10 volte superiori rispetto a quelli delle cellule che sono state mantenute al buio. Nelle cellule che hanno invece ricevuto il prodotto abbiamo ancora dei livelli molto alti, quindi un danno evidente, comunque 4 volte superiori circa rispetto alle cellule mantenute al buio, ma sicuramente molto meno rispetto alle cellule non trattate. Abbiamo una riduzione di oltre il 60% dei CPD, quindi un effetto fotoprotettivo ben evidente e molto importante per questo prodotto. I test di cui vi ho parlato sono stati entrambi eseguiti su cellule e in immunofluorescenza. Ecco, ora vorrei farvi un esempio di un test che è stato invece eseguito su tessuti e con una reazione immunoenzimatica, quindi sviluppata in campo chiaro. Si tratta di un test eseguito per valutare l'effetto barriera del prodotto mediante il dosaggio di filagrina e di loricrina. La pelle ha un'importante azione di barriera protettiva per il nostro organismo, barriera che lavora in un doppio verso, dall'esterno verso l'interno, in quanto va ad impedire l'ingresso nell'organismo di agenti potenzialmente dannosi, sia di natura fisica, chimica o biologica, ma anche dall'interno verso l'esterno perché ha la funzione di regolare e di minimizzare la dispersione di elementi che invece sono fondamentali per l'organismo, come nutrienti, acqua e sali. Quindi quando si parla di azione barriera della pelle si fa riferimento anche a un suo ruolo molto importante nel mantenimento dell'omeostasi e del giusto grado di idratazione. A svolgere l'azione barriera della pelle è in particolare l'epidermide e più nello specifico lo strato corneo, che è la parte più superficiale dell'epidermide formata da cellule prive di nucleo completamente cheratinizzate, quindi ormai non più vitali, e dalla morfologia tipicamente appiattita. È proprio grazie a queste caratteristiche di forma e di composizione che i corneociti riescono a svolgere la loro azione di barriera cutanea. Nella formazione dello strato corneo svolgono un ruolo molto importante queste proteine che ho nominato prima, filagrina e loricrina. Entrambe sono contenute nei granuli di cheratoialina, la filagrina sotto forma di precursore inattivo che è la profilagrina. Nelle cellule dello strato granuloso la profilagrina viene rilasciata nel citoplasma e convertita nella forma attiva filagrina, che si va a legare ai filamenti di cheratina, portando ad una compattazione, a un collasso della struttura cellulare che quindi perde la propria morfologia e assume appunto l'aspetto appiattito tipico dei corneociti. La loricrina invece
quando viene rilasciata dai granuli di keratoialina, va ad associarsi al versante citoplasmatico della membrana, contribuendo alla formazione dell'involucro corneo. Quindi filagrina e loricrina hanno un ruolo molto importante in quel processo di evoluzione dei cheratinociti e di trasformazione dei cheratinociti in corneociti. In questo senso, quindi, un prodotto che stimola l'espressione di una o dell'altra proteina, o meglio ancora di entrambe, è un prodotto che può vantare un effetto barriera, perché va a stimolare quello che è un processo fisiologico normale, quindi a favorire la formazione della barriera cutanea. Allora, questo test, come vi ho anticipato, è stato eseguito su tessuti. Abbiamo utilizzato un modello di epidermide umana ricostruita. I tessuti sono stati trattati con il prodotto e dopo 6 e 24 ore sono stati sottoposti ad immunomarcatura per filagrina e loricrina. In questa slide abbiamo i risultati per la filagrina. La reazione è una reazione immunoenzimatica sviluppata in campo chiaro, quindi la filagrina appare sotto forma di aree scure nell'immagine. Vediamo che dopo 6 ore si ha un aumento della zona scura in questa regione, che però non è così evidente come dopo le 24 ore. Dopo 24 ore di contatto le aree scure sono molto più abbondanti rispetto alle 6 ore e rispetto al controllo negativo, quindi i tessuti che non hanno ricevuto nessun trattamento. Quantificando, infatti, vediamo che dopo 6 ore di contatto abbiamo una tendenza all'aumento della filagrina, abbiamo circa 10-11% di aumento, non c'è una differenza significativa, mentre la differenza diventa pienamente significativa ed evidente dopo 24 ore di contatto. Un grande vantaggio delle reazioni sviluppate in campo chiaro come questa è che si può associare all'immunomarcatura anche una colorazione istologica del tessuto, e questo è importante perché ci fornisce una visuale più completa, cioè possiamo apprezzare in questo modo l'architettura del tessuto e anche contestualizzare meglio il marker che stiamo studiando. In questo caso la controcolorazione è stata fatta con ematossilina-eosina, quindi una delle colorazioni istologiche più tradizionali, e ci permette di vedere bene tutta l'organizzazione del tessuto, quindi tutti i diversi strati di cheratinociti che formano l'epidermide, e di andare a localizzare la filagrina nella parte alta, quindi tra lo strato granuloso e lo strato corneo superficiale. Un discorso del tutto analogo si può fare per la loricrina. Cambia in questo caso l'interpretazione del risultato, infatti vediamo che già alle 6 ore l'immagine risulta più scura nel complesso rispetto a quella dei tessuti di controllo non trattati. Dopo 24 ore l'immagine è ancora più scura, quindi indice comunque di un aumento significativo, di una differenza significativa di espressione di loricrina rispetto al T0, ma meno rispetto alla condizione delle 6 ore. E questo è confermato dalla quantificazione, quindi aumento già significativo e molto evidente dopo 6 ore, con una tendenza alla riduzione che però rimane significativa dopo le 24 ore di contatto. Quindi il prodotto testato ha sicuramente un'azione barriera, in quanto va ad aumentare l'espressione sia di loricrina che di filagrina, anche se la cinetica di risposta dei due marker è differente. Mentre infatti la loricrina ha una risposta più rapida che si mantiene nel tempo, la filagrina invece ha una cinetica più lenta, quindi vediamo un effetto evidente solo per tempi di contatto più lunghi. Le colorazioni istologiche possono essere utilizzate anche come tecniche a sé stanti in specifici test, cioè non devono necessariamente essere associati ad un'immunomarcatura. Si tratta di test in cui è sufficiente fare una valutazione morfologica del tessuto, quindi senza andare a marcare nessun target nello specifico. È quello che facciamo ad esempio per valutare l'azione cheratolitica di un prodotto, ossia la sua capacità di alterare, di indebolire lo strato corneo, portando ad uno sfaldamento e un distacco parziale o totale dei corneociti dagli strati di cellule sottostanti. È una azione che è utile per esempio per il trattamento locale delle ipercheratosi. Ecco, in questo caso è sufficiente vedere se il prodotto applicato sul tessuto va ad alterare lo strato corneo, non dobbiamo utilizzare anticorpi specifici diretti contro qualcosa in particolare. La colorazione anche in questo caso è stata fatta con ematossilina-eosina. È necessaria comunque la colorazione perché se osservassimo il preparato senza colorarlo non vedremmo nulla, cioè la luce, tutte le diverse parti delle cellule, dei tessuti reagiscono alla luce in maniera analoga, quindi se guardassi il preparato al microscopio senza colorarlo non ci sarebbe un contrasto sufficiente per distinguere le diverse parti di tessuti e cellule. Dicevo che la colorazione è stata fatta con ematossilina-eosina, qui abbiamo un tessuto di controllo non trattato, si riconoscono quindi tutti i diversi strati di cheratinociti e anche lo strato corneo superficiale, che è questo più chiaro, risulta perfettamente compatto ed organizzato. In presenza invece di
sostanze ad azione keratolitica, vediamo chiaramente che lo strato corneo è pesantemente alterato, in questo caso c'è uno sfaldamento parziale, in questo caso invece abbiamo un distacco totale della parte superiore dello strato corneo dagli strati inferiori. Quindi per avviarci alle conclusioni, cosa possiamo dire per riassumere tutto quello che ho detto? Beh, innanzitutto che l'immunomarcatura è una tecnica molto versatile che consente di identificare, visualizzare e quantificare diversi target cellulari e valutarne variazioni a supporto di specifici claim. Quelli che ho fatto sono degli esempi, sono i test che abbiamo fatto, ma proprio grazie alla versatilità della tecnica noi possiamo andare ad individuare e a marcare molte altre strutture di cellule e di tessuti. L'immunomarcatura può essere eseguita sia su culture cellulari che su tessuti umani ricostruiti. Per alcuni test, a seconda del claim che si vuole supportare, a seconda del tipo di marker che si va a studiare, ha più senso lavorare sui tessuti che comunque rimangono il modello biologico più simile, sia da un punto di vista istologico che da un punto di vista funzionale, al tessuto in vivo. Quindi un test eseguito su tessuti ci restituisce un risultato che è più direttamente correlabile con quello che potrebbe essere l'effetto del prodotto una volta usato in vivo dall'uomo. Le reazioni possono essere sviluppate sia in fluorescenza che in campo chiaro. Il vantaggio delle reazioni in campo chiaro è che consentono di applicare anche di fare una controcolorazione dei tessuti che arricchisce il risultato finale e ci permette quindi di contestualizzare meglio il marker che stiamo studiando. In entrambi i casi comunque il risultato prevede oltre alla quantificazione anche una documentazione fotografica che è il vero valore aggiunto di questo tipo di test. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Riccardo, anche perché riesce a rendere semplici le cose complicate, quindi veramente complimenti. Sì. Questo solo per dire che Biobasic in questo periodo sta sviluppando veramente molti progetti di questo tipo, proprio per cercare di creare dei modelli attraverso magari la cute ricostruita, per andare a dare anche i claim più semplici. Qui noi abbiamo visto l'attività barriera, ma ci piacerebbe, già qualcosa stiamo facendo, andare a vedere l'effetto banalmente idratante o altri effetti che è vero che poi devono essere valutati in vivo, ma che ci consentono per esempio di fare dei comparativi con estrema facilità, perché se io ho un test chiaramente molto meno influenzato dalla fisiologia umana, ma che in qualche modo mi consente di capire quali sono i meccanismi, posso discriminare qual è il prodotto magari più idratante rispetto ad altri e quindi evitare anche di fare, adesso gioco contro me stesso, ma anche di fare molti test in vivo, facendo prima delle sperimentazioni attraverso modelli più semplici. Biobasic Europe, expert in innovation.